parlerò del boss della Magliana più ricco, quello che è morto avendo attività, mostrando opere d'arte, colui che è riuscito anche dal punto di vista imprenditoriale a fare i numeri maggiori, colui che ha tracciato un percorso che ancora oggi viene eseguito di collegamento con tante figure all'interno di tante istituzioni. Perlomeno questo è quello che si racconta di Enrico De Pedis, detto dapprima Renatino, detto anche Bambolotto per i suoi modi, per la sua faccia pulita, per i suoi modi di vestire, e verso la fine si fece chiamare anche il presidente. Oggi vi parlerò del profilo, secondo me, di Enrico De Pedis. Scuola di botte, siamo di scuola di botte e meniamo tutti i bulli, i ciccioni e quelli. Enrico De Pedis, insieme a Danilo Abruciati, è il fondatore del gruppo dei Testaccini. Se avete visto il mio precedente video su Giuseppucci, Enrico De Pedis è il nome che è stato utilizzato da Giuseppucci e che dava anche lavoro a Giuseppucci per il discorso di portare le armi per fondare la banda della Magliana. Quando Giuseppucci si recò dalla batteria che aveva acquistato le armi, fece dapprima il nome di De Pedis. Renatino, in questo caso, era detenuto in carcere, però in automatico diventò membro della banda della Magliana, perché lui, uscendo nell'80, iniziò a prendere anche le stecche relative a quello che la banda aveva iniziato a guadagnare, compreso il sequestro del duca Grazioli Lante della Rovere. Ma partiamo dal basso. De Pedis ha iniziato la sua carriera criminale dal basso, come semplice scippatore, per salire pian piano con i reati fino ad arrivare alle rapine. Le rapine erano al tempo soldi immediati, fatti sicuramente con difficoltà perché servivano armi, sangue freddo, possibilità di fuga, basisti e tante piccole cose, però erano il carburante per far partire qualcosa. Questo Renatino lo capì subito, perché Renatino dal punto di vista imprenditoriale fu quello che tracciò veramente la strada di crescita. Non a caso la fazione dei Testaccini fu quella che investì sicuramente meglio i proventi, specialmente dopo la morte di Franco Giuseppucci, benissimo da De Pedis. Ma nel frattempo De Pedis già viaggiava in quella direzione. Raccontano di lui che si presentava sempre in maniera educata, si presentava sempre ben vestito, si presentava con macchine particolari. Per esempio Fabiola Moretti racconta che lui la prima macchina bella che aveva presa era un Morgan. Per chi non conoscesse, il Morgan è una macchina a due posti lunga stile Diabolic. Voi immaginate già girare con una macchina del genere per un quartiere popolare come Testaccio quanto crea la differenza. Man mano che accresceva il suo patrimonio, lui reinvestiva in maniera intelligente sia in attività lecite che in attività illecite, perché il pensiero qual era? Se investo in attività illecite ho un rischio di perdita sia del capitale che del bene che acquisto, perché se acquisto o ottengo un appartamento tramite l'usura c'è la possibilità che questo venga sequestrato. Se io compro un locale con dei soldi che sono stati ripuliti, quel locale a me rimane. E così è ancora oggi. Lui comprò ristoranti, comprò boutique, comprò appartamenti, comprò tutta una serie di prodotti che non potevano essere toccati perché erano stati acquistati regolarmente. In più creò a se stesso un vantaggio. Se io vado sempre a quel ristorante, me lo compro. Se io ho la passione di vestirmi, vado in quella boutique e me la compro. Visto così, sembra tutto bello, rose e fiori, però vi vorrei ricordare, ragazzi, che il boss più ricco della banda magliana, Enrico De Pedis, è morto a 36 anni. Tutta questa grande cosa che la gente, però vedi i boss, dovremmo piasse Roma pure noi, perché spesso senti i ragazzini che vedono Romanzo Criminale, piamose Roma, ma piatevi che, ragazzi, questo nonostante era molto schivo, aveva instaurato tutta una serie di rapporti, aveva fatto i soldi, aveva investito i soldi, è stato ucciso a 36 anni. Cosa aveva fatto a livello di rapporti? Aveva legato tutto quello che era il mondo criminale con il mondo per bene. Questa è stata una strada tracciata proprio da Enrico De Pedis. Vaticano, istituzioni, imprenditori, criminali di tutti i ranghi potevano dialogare tra di loro grazie a un Enrico De Pedis. Ti serve qualche cosa
che io non posso fare, non c'è problema, senti Enrico De Pedis e lui te la organizza. Voi pensate in quante figure oggi è ancora coinvolto Enrico De Pedis, al di là della sua sepoltura nella Basilica di Sant'Apollinare, dove oggi non è più sepolto, ma che è stata portata avanti per decenni. Voi immaginate un boss affermato criminale che viene seppellito con tanto di cripta in una basilica importantissima dietro Piazza Navona, e per decenni viene chiesto perché. Ovviamente chi aveva autorizzato la sepoltura, tale Cardinal Poletti, non c'era più, ma ancora di più i primi collegamenti, perché lui per arrivare ad Ugo Poletti passò attraverso Pietro Vergari, che era ai tempi in cui lui era recluso sacerdote del carcere, per poi crescere anche lui di livello, creare il rapporto che gli ha permesso di essere lì seppellito. È stato spostato da lì perché giustamente, regà, siamo arrivati nel 2020, non poteva andare avanti una cosa del genere, perciò già mi sembra 7-8 anni fa è stata rimossa la salma, portata a Prima Porta, poi cremata e gettata in mare. Però questo per farvi capire l'entità dei rapporti che c'erano. Pensate anche al caso di Emanuela Orlandi, che ancora oggi è irrisolto. Si dicono i pentiti, perché poi tutti i vari pentiti a Banda Emagliana danno delle versioni diverse, uguali, simili. La stessa Sabrina Minardi, che è stata amante di De Pedis, da un'altra versione ancora che è stata ritenuta inattendibile. Però tutti questi tasselli riportano sempre a De Pedis. Perché De Pedis avrebbe dovuto rapire Emanuela Orlandi? Si dice per un rapporto con un alto funzionario del Vaticano che voleva risolvere un problema, perché il padre di Emanuela Orlandi ovviamente era anch'esso legato con il Vaticano. Questi sono dettagli che magari approfondiremo in un altro video, magari un video su Emanuela Orlandi e quello che potrebbe essere correlato. Ovviamente raccogliamo gli elementi. Se il caso non si è risolto non è che ne parliamo noi e lo risolviamo, però siccome il caso Emanuela Orlandi è un caso che da ragazzino mi ha colpito molto, perché l'ho vissuto anche io, francamente un video potrebbe starci. Ma cos'altro faceva Enrico De Pedis di così particolare? Investiva, riusciva ad essere collante tra diversi mondi, ma riusciva a prendere anche quella criminalità, chiamiamola alta, le cupole mafiose, no? Il rapporto con Pippo Calò, la possibilità di rifornirsi di qualsiasi cosa a livelli molto elevati. Mentre la banda operativamente aveva stretto un cerchio intorno a Roma, lui aveva la possibilità di trattare, grazie anche ai rapporti che andava a creare e le figure che si andavano a creare, perché avevano colui che trattava per la droga, colui che trattava per gli affari, colui che gestiva i soldi, investire i soldi in maniera sicura, per esempio portarli al Banco Ambrosiano, che poi con il crack successe un casino. Bruciati e De Pedis erano due conduttori del gruppo dei Testaccini, che ormai era diventato potentissimo, era diventato talmente potente il gruppo dei Testaccini, ma non solo con la criminalità, con gli affari veri, con quelli regolari, quelli dove guadagnavi sicuramente meno, ma avevi meno rotture di palle, perché la sua teoria era proprio quella: una parte la investo lì dove guadagno tanto, perché l'usura mi dà tanti soldi, perché la droga mi dà tanti soldi, ma dall'altra parte un capitale ce lo devo avere sicuro, lo investo in attività lecite che manderò avanti con solerzia da imprenditore, sui quali non mi possono rompere le palle. Bruciati, che era più operativo, che andò a regolare i conti con Rosone, ma fu freddato, e quella fu un'altra perdita di un personaggio di cui forse sarebbe bene fare un video, sia perché Bruciati poi non era un pugile, aveva praticato il pugilato, ma perché il padre Otello Bruciati invece era un pugile di un certo spessore, e sarebbe interessante fare un video su Bruciati e fare qualche accenno anche al padre. I Testaccini avevano creato intorno a Testaccio, ma non solo, nel centro di Roma, un impero. Lo stesso De Pedis si stava staccando sempre di più da quello che era la logica della vecchia banda della Magliana, duri e puri, tecca para, sordi per quelli che stanno in carcere, le famiglie eccetera, e proprio lì infatti nacque il primo scazzo con la banda. Edoardo Toscano a un certo punto disse: oh, ma qua non arrivano più i soldi, noi stiamo in carcere, ma quali soldi volete? I proventi della banda sono pochissimi, quelli che c'ho io dei soldi so affari miei, so roba che ho investito io,
perciò non mi state a chiedere i soldi a me. Lì Edoardo Toscano non c'è stato, appena uscito dal carcere era pronto ad ammazzarlo. De Pedis, più furbo e più veloce, grazie a Rufetta e Ciletto, i suoi guardaspalle, lo fece freddare. Nel mondo criminale non è che se ammazzi qualcuno hai risolto un problema, ammazzi uno, sono pronti altri 3 ad ammazzarti, stai sul trono, sono pronti altri 5 a levartelo. Pertanto il più cattivo, chiamiamolo così, sul quale faremo un video, tale Marcello Colafigli, detto Marcellone, una volta uscito, grazie ad Angelotti, un antiquario che già in passato aveva tradito altra gente, riuscirono a tendere una trappola a De Pedis, il quale, recandosi verso questo antiquario che generalmente aveva roba rubata, roba che non si trovava, reperti particolari, perché De Pedis era diventato appassionato d'arte, in realtà lo era sempre stato, lui gli piaceva il lusso, far vedere dei pezzi particolari che erano anche illegali, tra virgolette, perché se tu c'hai un ritrovamento romano che dovrebbe stare in un museo e ce l'hai a casa, era una cosa illegale. Si vociferava che lui a casa mostrasse delle robe incredibili, cose che non c'aveva nessuno, perciò Angelotti ha detto: oh, vieni che c'ho una cosa fantastica. In realtà lì a Via del Pellegrino fu l'agguato che gli costò la vita, perché Colafigli lo freddò. La morte di De Pedis fu comunque di grande impatto sia dal punto di vista di management sia dal punto di vista economico, perché era uno che faceva girare i soldi, aveva tracciato tutta una serie di cose, aveva in mano una quantità infinita di fili che ovviamente non fu abbandonata. Qualcuno prese in mano questi fili e li portò avanti. Si racconta di De Pedis, per esempio il classico che racconta Antonio Mancini è che lui negli anni prima della sua morte andavano tutte le domeniche da Andreotti, che è la pasticceria sull'Ostiense, dove lui, una volta avevano preso il caffè, avevano preso i famosi pasticcini, no, che la mattina uno si prende, iniziava il suo giro di telefonate presso tutte le figure importanti, giudici, vescovi, ministri, questo diceva Antonio Mancini, ovviamente con i quali era molto molto ossequioso, tant'è che faceva l'inchino anche mentre era al telefono. Dicevano Enrico era atipico rispetto a noi, era più taciturno, gli piaceva sicuramente vestire bene, ostentare, ma non stare lì a sparlare. Questo suo modo di fare, magari davanti a tutti, con sto telefono, chiamare, fare gli inchini, potrebbe essere anche vero, come potrebbe essere anche un'interpretazione per caratterizzare il personaggio. Ripeto, io non c'ero, la mia è solo una riflessione. Le caratteristiche che descrivono il fatto che lui non si drogasse, non avesse particolari vizi, non facesse le orge, perché la banda della Magliana in genere, i membri, erano un po' tutti sfasati, erano tutti sempre sotto la cocaina, erano tutti sempre pronti ad andare a donne, erano sempre pronti ad entrare in situazioni abbastanza particolari. Lui su questo era molto più riservato, la sua vita mondana spesso si riduceva a un'idea di affari. Lui ebbe un'amante che era Sabrina Minardi, tra l'altro ex moglie del giocatore Bruno Giordano, la quale te lo descrive come un personaggio particolare, ma non è solo lei. Fabiola Moretti addirittura lo chiama il principe, perché lui aveva dei modi, era educato, si sapeva presentare e per questo non a caso riusciva ad avere questi rapporti con tutte le istituzioni. Cioè, mentre Giuseppucci ha fatto da collante per i gruppi criminali, lui ha fatto da collante per tutto il mondo, nel senso il famoso attuale mondo di sopra, mondo di sotto e mondo di mezzo, che poi era rappresentato da lui. Un criminale che ha provato a convertirsi, ad elevarsi, ma che poi alla fine ha fatto la fine che fanno i criminali. Quando si entra in affari di questo genere, dal basso, dall'alto, in mezzo, eccetera, quando si sta dentro tanti complotti, tante cose, prima o poi si paga un conto, che possa essere la prigione per tutta la vita, che possa essere la morte, comunque il conto arriva. Questo per non mitizzare nessuna di queste figure, perché vi ricordo, Romanzo Criminale vi è tanto piaciuto, vi siete tanto divertiti, ma non è il mondo reale, o comunque Romanzo Criminale vi ha mostrato il mondo reale in una versione così romanzata, dove anche quando poi morivano nella vostra testa vabbè, se l'è meritato, si muore, vi arrestano e sono crimini. Per questo è importante ricordare che ogni personaggio che vi descrivo è un criminale, se gli è andata bene si è fatto tanti anni di prigione e adesso è anziano. Per questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Scrivetemi sotto chi volete tra i prossimi personaggi o tra i fatti legati alla banda della Magliana. Ciao!
drogati secchi e brutti, un colpo sotto vi aggiusta tutto.